Ciao a tutti homebrewers e appassionati! In questo video continuiamo la serie di come fare la birra in casa parlando del metodo tradizionale per eccellenza, la technical grain. La technical grain rappresenta il metodo tradizionale con cui fare la birra e il metodo adottato dai birrifici piccoli e grandi che parte dalle materie prime come orzo, frumento e altri cereali maltati e non. Con la technical grain viene eseguito l'ammostamento, che consiste in un processo in cui creiamo le condizioni ideali affinché gli enzimi contenuti nel malto scindano l'amido del malto in zuccheri semplici. Con questa tecnica possiamo riprodurre qualunque stile di birra esistente, potendo scegliere il malto base specifico. Il processo inizia con la macinatura dei grani, come per la tecnica EPG, a cui date le quantità di grani avremo bisogno necessariamente di un mulino e di un sistema per motorizzarlo. La macinatura, come abbiamo visto nel precedente video, deve essere sempre grossolana, dobbiamo schiacciare e rompere i grani senza sfarinare. I grani di cereali maltati e non che contengono amido vanno messi insieme per l'ammostamento, mentre i malti speciali in cui gli zuccheri sono stati cristallizzati o arrostiti possono essere anche aggiunti successivamente a fine ammostamento. I grani più scuri come black, chocolate, roasted si consiglia di aggiungerli a fine ammostamento per non cedere asprezza alla birra, ma su questo ci sono pareri discordanti. Esiste anche un metodo di infusione a freddo di questi grani, che va eseguito il giorno prima poiché richiede diverse ore, quindi l'infuso va poi aggiunto al mosto. I grani macinati vanno messi in una pentola apposita per l'ammostamento, se utilizziamo un sistema a trettini, oppure nel cestello di una pentola only one come la mia. Riempiamo la pentola di acqua con una proporzione ben precisa, in genere si crea un impasto con 2,7-3,3 litri di acqua per ogni chilo di grani e la portiamo a temperatura del primo step del nostro ammostamento. L'ammostamento è un processo che prevede diversi step, non tutti vanno eseguiti necessariamente. Il protein rest ad esempio è uno step in cui le proteasi digeriscono le catene proteiche più lunghe in frammenti più corti, in modo da rendere la birra più trasparente e limpida. Le proteine ad alto peso molecolare conferiscono infatti un aspetto più velato. Un tipico esempio sono le birre di frumento, tipicamente più velate essendo il frumento un cereale molto proteico. Tuttavia i malti d'orzo oggi in commercio sono molto ben modificati e si ritiene che questa fase viene eseguita già dal produttore quando l'orzo viene maltato. Personalmente ho constatato che anche senza protein rest si riescono a ottenere birre perfettamente limpide. Il protein rest comunque viene fatto portando il mosto 53-55 gradi per 10-15 minuti massimo. Lo step più importante all'ammostamento è la saccarificazione, in cui avviene la conversione dell'amido in zuccheri semplici. Gli enzimi di questa fase sono gli alfa e beta amilasi. I beta-amilasi lavorano nella fascia tra i 54 e i 68 gradi e degradano gli amidi formando il maltosio, che è uno zucchero altamente fermentabile. Questo ci fa ottenere un mosto molto fermentabile, quindi porta a birre più alcoliche e con minor corpo. Le alfa-amilasi invece lavorano tra i 63 e i 76 gradi, formando le destrine, che sono zuccheri più complessi, non totalmente fermentabili dai lieviti, quindi porta a birre più corpose e con una dolcezza di fondo. In un ammostamento in genere si cerca una media tra le alfa e le beta-amilasi, in base al carattere che si vuole ricercare nella propria birra. Se vogliamo una birra secca, alcolica e con poco corpo, allora facciamo un ammostamento intorno ai 60 gradi. Per una birra molto ricca di corpo e dolcezza ci possiamo spingere sui 70 gradi. Possiamo eseguire entrambe le fasi separatamente, oppure possiamo fare un singolo step con una temperatura media tra le due se vogliamo una birra con equilibrio tra maltosio e destrine estratte. In questo caso rimaniamo nella fascia tra i 63 e i 68 gradi. L'ammostamento per essere efficiente, oltre alla temperatura, ha bisogno di un'altra condizione particolare, che è un ambiente leggermente acido. Il malto mescolato nell'acqua tende già ad abbassare il pH. I malti scuri hanno capacità di abbassare ulteriormente il pH. Per un ammostamento efficiente, cioè che si completa nel tempo previsto, è importante che il pH del mosto sia nel range tra 5 e 5.8. Quindi è importante prelevare un campione 5 minuti dopo l'inizio dell'ammostamento con un pH-metro digitale misuriamo il pH. Se questo è ancora alto va corretto con aggiunta di qualche goccia di acido lattico o acido fosforico, quindi attentiamo un paio di minuti e misuriamo nuovamente. Il pH ideale è tra 5,3 e 5,5. Se il pH dovesse scendere troppo possiamo correggere con piccole dosi di bicarbonato di sodio. Un fattore che influenza la facilità con cui il pH viene modificato è l'acqua.
L'acqua è innanzitutto l'ingrediente principale della birra, per questo non va sottovalutato. I diversi profili che l'acqua può avere in base al suo contenuto di minerali cambia il carattere della birra. Molti stili prevedono un profilo di acqua preciso, che ricalca quello delle acque storicamente utilizzate per le birre nate in luoghi specifici, come per esempio l'acqua dolce di Pilsen per le Pilsner ceche o per le stout irlandesi di Dublino. Per semplificare, innanzitutto, consiglio di prendere un'acqua piuttosto dolce con pochi bicarbonati disciolti. Questi infatti ostacolano la discesa del pH in ammostamento. Potete acquistare un'acqua trattata a osmosi inversa, priva di minerali, e aggiungere i sali per ottenere il profilo desiderato, oppure un'acqua potabile in bottiglia leggendo i valori sul retro. Io utilizzo un'acqua trattata a osmosi inversa ma potabile, quindi con un minimo contenuto di sali. Non disponendo purtroppo dei valori dell'acqua che utilizzo, aggiungo sempre 4 grammi di cloruro di calcio per assicurarmi di avere almeno 50 parti per milione di calcio, che favorisce una buona flocculazione del lievito e delle proteine, aiutandoci ad avere a fine fermentazione una birra più limpida. Se utilizzate la vostra acqua del rubinetto, poiché contiene cloro per motivi igienici, è meglio raccoglierla il giorno prima e lasciarla per qualche ora per far volatilizzare il cloro. Sopra una certa soglia il cloro infatti si combina con gli alcoli della birra producendo i clorfenoli, che possono conferire un aroma di medicinale alla birra, assolutamente da evitare. La saccarificazione va eseguita per 60 minuti, si dice che oggi con i malti ben modificati in commercio basterebbero anche 30-40 minuti, ma prolungare fino a 60 minuti non porta alcun svantaggio e ci dà più sicurezza. Per capire se nel mosto c'è ancora amido che non è stato ancora convertito in zuccheri, possiamo fare il test con lo iodio. Si preleva qualche goccia di mosto e si mette in un piattino. Si aggiungono delle gocce di tintura di iodio che ha un colore rosso-brunastro. Se mescolandosi diventa nero violaceo, allora c'è ancora molto amido. Se invece mescolandosi non cambia il colore, allora non c'è più amido e la conversione dovrebbe essere completata. Dico dovrebbe perché questo non è sempre vero. Per piccole tracce di amido questo test non è del tutto attendibile. Un altro test più semplice e immediato è la valutazione visiva del mosto. Se avete prelevato un campione a inizio ammostamento e uno alla fine, noterete che è cambiato molto l'aspetto. Il mosto è diventato più limpido, pulito e dal colore più brillante. Anche il sapore ci dà simili informazioni. A fine conversione il mosto risulta molto dolce. Terminata la conversione passiamo al mash out, lo step in cui dobbiamo denaturare gli enzimi del malto e lo facciamo portando il mosto a 78 gradi per 10-15 minuti. È utile in ogni fase misurare la densità del mosto. Io la misuro a fine saccarificazione, a fine mash out e dopo lo sparge. Per la misura della densità, in queste fasi è scomodo utilizzare il densimetro col cilindro test. È meglio munirsi di un rifrattometro come questo, preferibilmente con scala SG. Prendiamo una goccia con una pipetta, dovremmo misurare il campione a 20 gradi, quindi la possiamo lasciare raffreddare in un bicchiere di vetro o un piattino e poi misuriamo la densità. Completato il mash out, dobbiamo aggiungere il resto dell'acqua che ci serve per iniziare la bollitura. Questo passaggio si definisce sparge o risciacquo e serve sia a raggiungere il volume di mosto pre-bollitura e sia ad estrarre ulteriori zuccheri dai grani. Quindi dobbiamo preparare tempo prima una pentola con litri necessari, portarli a 78 gradi, non oltre, e trattare l'acqua in modo da avere un pH simile a quello di mash o comunque inferiore a 6. Questo perché un pH superiore a 6 o una temperatura superiore agli 80 gradi può estrarre tannini dai grani e quindi conferire astringenza che noi non vogliamo. Lo sparge si può eseguire in due modi. Batch sparge se aggiungiamo tutta l'acqua in un unico momento e lasciamo per 10-15 minuti in modo da estrarre qualche altro zucchero dal malto. Oppure fly sparge, cioè a caduta lenta, regolando il flusso in uscita dalla pentola di mash in modo che combaci con quello in entrata alla pentola di sparge. Con il fly sparge siamo in grado di estrarre più zuccheri rispetto al batch sparge, quindi rende il processo leggermente più efficiente. In termini di qualità della birra questo non cambia molto. Avere un sistema meno efficiente comporta soltanto dover utilizzare più materie prime. In ambito casalingo non è affatto un problema, mentre può esserlo per un grande birrificio dove tutto è studiato all'efficienza e al risparmio di materie prime. Quello che conta per noi è conoscere il valore dell'efficienza del proprio impianto, perché se impostiamo una ricetta con efficienza di estrazione all'80% e poi otteniamo il 70%, allora avremo una birra meno densa, meno alcolica, meno corposa e più luppolata. Per conoscere l'efficienza del proprio impianto possono essere necessarie delle cotte di prova e qualche calcolo. Si trovano sul web diversi fogli di calcolo, allego qualche link nella descrizione.
Tornando allo sparge, è possibile anche non farlo. Nella tecnica BIAB o BIAP, infatti, indipendentemente dal fatto che utilizziamo una sacca o un cestello nella nostra pentola, mettiamo il malto in ammostamento con tutta l'acqua necessaria fin dall'inizio. Il pH rimarrà più alto e dovremo correggerlo di più in questo caso. L'efficienza sarà più bassa rispetto ad un all grain tradizionale, ma questo non ci impedirà di fare una buona birra. Nel mio caso, come potete vedere, utilizzo una pentola only one, ma effettuo comunque uno sparge per caduta. Completato lo sparge, mandiamo il mosto in bollitura e prepariamo il primo luppolo. Prima che inizi a bollire noterete risalire in superficie una schiuma densa e particolare. Si tratta di coaguli, proteine e altre molecole che si addensano durante l'ammostamento e che con la bollitura vengono su. Questi vanno tolti perché non ci serviranno. Potete utilizzare una schiumarola. Appena il mosto inizia a bollire, gettiamo il primo luppolo, facciamo partire il timer e proseguiamo la bollitura con tutte le sue fasi di luppolatura come abbiamo visto nel precedente video. Se non l'hai visto ti invito a guardare la parte sulla bollitura e il raffreddamento. Come vedete, fare birra in all grain comporta una conoscenza dell'impianto che utilizziamo, la scelta degli step di ammostamento, il controllo del pH, contenuto minerale dell'acqua, tipo di malti e cereali non maltati. Un impianto all grain trettini necessita di molto più spazio e tempo per gestire una cotta. Con i sistemi all-in-one, oggi anche molto economici, viene reso tutto un po' più semplice e gestibile. Con il mio impianto all-in-one più spargi impiego circa 5 ore per completare una cotta e lavare il tutto. 1 ora e mezza mi serve il giorno precedente la cotta per fare un lavaggio enzimatico con risciacquo acido della pentola e il lavaggio delle altre attrezzature. Parlando di attrezzature e costi, per fare una cotta in all grain vi servirà un impianto a trettini che è formato da una più piccola pentola di sparge con rubinetto, una più capiente pentola di mesh con doppio fondo o filtro bazooka e rubinetto che può essere munita di un sistema di ricircolo o di pale rotanti, una più capiente pentola di boil con rubinetto. Le 3 pentole possono essere collegate sfruttando la gravità, quindi messe a livelli diversi con apposite basi, oppure allo stesso livello connesse tra loro con tubi alimentati da pompe. La gestione delle temperature può essere manuale con un fornello a gas o a induzione, oppure digitale con resistenze gestite da termostati. Più gli impianti sono sofisticati, più il costo sale. Può diventare proibitivo per chi vuole approcciare a questo hobby. I sistemi all-in-one invece oggi sono molto più economici. Negli ultimi anni sono uscite in commercio le famose pentole cinesi, quelle vendute sotto diverse marche, ma di base sono lo stesso prodotto. Oggi è arrivato la terza generazione. La mia che vedete è una Klarstein Mundschenk della seconda generazione da 50 litri, con cui possiamo fare cotte fino a 35-40 litri netti. La pentola ha 2 resistenze da 1500 watt e un termometro con termostato con cui possiamo impostare la temperatura desiderata. Come tutti i sistemi all-in-one abbiamo un cestello estraibile dove mettere i grani, in modo che non finiscano sotto. Il tubo centrale è quello del troppo pieno, che serve a lasciar passare il mosto nel caso i grani non filtrassero bene e il fondo si svuoterebbe mandando la pompa a lavorare a vuoto. Il sistema di ricircolo è semplice ma efficace, ci permette di far circolare continuamente il mosto durante l'ammostamento, permettendo di estrarre gli zuccheri senza dover continuamente mescolare manualmente con un mestolo come si faceva un tempo. Dare qualche mescolato comunque o tagliare i grani come vedete nel video aiuta a non far canalizzare l'acqua negli stessi percorsi e aumenta l'efficienza di estrazione di qualche punto. Con questo sistema aggiunto a spargi per caduta riesco a ottenere efficienze tra 78 e 82%, ma soprattutto riesco a mantenere costante questo valore, replicando cotte con densità uguali a quelle previste in ricetta, quindi birre più riproducibili. Qualitativamente sono un po' sacrificate, ci sono prodotti senza dubbio meglio realizzati a fasce di prezzo maggiori. Tuttavia mi sento di consigliarle, avendo fatto più di 35 cotte in 5 anni, ad oggi risulta ancora perfettamente funzionante e solida. Il costo di una birra in termini di materie prime è minore rispetto a quella con gli estratti. Considerando una birra fatta con un malto base, un malto speciale, un luppolo, lievito e acqua, arriviamo a poco più di 40 centesimi per una bottiglia da 33, escluso il costo della bottiglia di vetro se la procuriamo e la ricicliamo noi. Per approcciare alla tecnica all grain è necessario studiare bene da più fonti possibilmente per farsi un'idea chiara e visualizzare mentalmente i passaggi che dovremo fare e le attrezzature necessarie. Se sei alle prime armi e vuoi iniziare con questa tecnica, ti consiglio di fare un passo indietro e valutare di iniziare con la tecnica EPG. Se invece vuoi fare il salto dall'EPG all'all grain, assicurati di aver studiato e capito a sufficienza i passaggi chiave di questa tecnica. Tra i testi che posso consigliarvi ci sono questi. Allego nella descrizione anche i link per reperirli. Ci sono testi più datati e altri più recenti, tutti abbastanza validi comunque.
Su molte tematiche in questo ambito troverete però pareri discordanti o anche contraddittori. Il mio consiglio è di non complicare troppo i processi e le teorie alla base. Cercate sempre la semplicità e con il tempo e l'esperienza noterete quali teorie sembrano più verosimili e si adattano meglio alla vostra pratica. Ci sono tanti articoli fatti da gente molto preparata dove vengono sfatati molti miti, teorie tramite test e esperimenti suffragati da prove scientifiche. Un blog che vi consiglio particolarmente è Brewing Bad. Se ci sono stati dei passaggi chiave che mi hanno permesso di migliorare notevolmente la qualità delle mie birre, li devo soprattutto a Frank. Con questo abbiamo concluso l'introduzione sulla Technical Grain. Ci sono varie tematiche che meritano certamente un approfondimento e se volete ne parlerò in un altro video. Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulle tematiche trattate, scrivete sempre sotto nei commenti. Fino ad ora abbiamo visto soltanto le diverse tecniche che ci consentono di preparare il mosto. Nel prossimo video finalmente parleremo della fermentazione. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, vi invito sempre a supportarmi mettendo like al video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.